Salve a tutti, sono Butti e in questo video vi parlerò del primo manga serializzato di Tatsuki Fujimoto. Fire Punch è un manga complesso e per comprenderlo al meglio utilizzerò il triangolo del fuoco, la rappresentazione dei tre elementi essenziali per la reazione di combustione: combustibile, comburente e fonte di innesco. La fonte di innesco è la fonte che dà l'energia al sistema affinché la reazione di combustione avvenga. È la scintilla iniziale da cui il fuoco prende vita. E in Fire Punch la fonte di innesco sono due fratelli mutanti in un mondo glaciale. Il mondo è stato congelato dalla strega del ghiaccio e il freddo estremo ha ridotto la società umana a frammentarsi in piccole comunità che fanno di tutto per sopravvivere, accaparrandosi le ultime risorse rimaste come selvaggina e scatolame di un lontano passato. Le norme sociali si sono abbassate come le temperature, rendendo stupri, cannibalismo e pedofilia e ogni altro tipo di violenza all'ordine del giorno. In questa distopia, tra i vari membri di un'umanità decimata, si trovano dei mutanti, delle persone che posseggono dalla nascita dei poteri chiamati benedizioni. C'è chi controlla il fuoco, l'elettricità o i metalli, ma la benedizione più comune è quella della rigenerazione, che rende i possessori virtualmente immortali, annoiati dalla vita e pronti a tutto pur di avere un po' di soddisfazione. Il nichilismo e il deterioramento della morale li portano a considerare il mondo e le persone intorno a loro non più come fini a se stessi, ma come mezzi per appagare i propri desideri. Due persone in grado di rigenerarsi sono proprio il protagonista Agni e la sorella Luna. Il loro passato traumatico ha portato Agni e Luna a sviluppare uno strettissimo legame fraterno. Ed essendo rimasti gli ultimi giovani del loro villaggio, sulle loro spalle dipende la sopravvivenza di tutti gli altri abitanti. Agni, non riuscendo a procurare abbastanza cibo per sfamare tutti, decide di dare da mangiare parti amputate del proprio corpo al resto degli abitanti, che gli cresceranno in poco tempo. La loro vita tranquilla viene interrotta quando le truppe di Behendorg raggiungono il loro villaggio. Il soldato Doma scopre la loro cultura cannibale e decide di ridurre tutto in cenere con la propria benedizione. Delle fiamme che non si estinguono finché non si esaurisce completamente il loro combustibile. Il combustibile è un reagente nel processo di combustione, qualunque sostanza, organica o inorganica, capace di infiammarsi. E in Fire Punch il combustibile è Agni, il mondo intorno a lui e tutte le persone private della loro umanità. Doma incendia il villaggio. E mentre Agni sta bruciando, vede Luna carbonizzata davanti a lui, che gli dice di continuare a vivere. Le parole della sorella lo portano a combattere le fiamme, e in 8 anni riesce a controllare la sua rigenerazione e torna a respirare e a camminare. La sua unica ragione di vita si trasforma, dal proteggere sua sorella all'ammazzare Doma. Un obiettivo che è il combustibile che gli permette di sopportare un'esistenza di dolore, fiamme e svarionamenti, e che si consumerà solo una volta portata a termine la sua vendetta. Tutto ciò con cui Agni entra in contatto brucia delle fiamme di Doma e diventa fumo e cenere. Tutti coloro che gli si avvicinano, non importa quanto forti o puri, rischiano di morire bruciati, rendendo Agni un agente quasi estraneo a questo mondo, che non può interagire con nulla e con nessuno senza rischiare di distruggere. In questo mondo ghiacciato, al tocco di Agni, ogni cosa e persona diventa combustibile. Quando un oggetto brucia, perde la sua forma e la sua sostanza. E lo stesso accade alle persone. Si trasformano in fiamme urlanti e poi diventano sagome incenerite senza volto. In Fire Punch il termine combustibile indica un individuo disumanizzato, privato del suo corpo e della sua personalità. A Behendorg, la città di Doma, tra migliaia di schiavi, coloro che posseggono delle benedizioni vengono imprigionati, torturati e ridotti a fonti di energia, nutrimento, elettricità e calore. Lo scopo della loro vita viene imposto da altri. Cessano di essere considerati fini e diventano mezzi disumanizzati di sussistenza, che passeranno la loro esistenza a produrre energia. In quest'era glaciale, in cui ogni persona può essere il combustibile che fa sopravvivere un altro giorno, Agni è l'eccezione. Con il suo desiderio di vendetta, Agni ha un combustibile inesauribile. Ma per quanto forti siano il suo odio verso Doma o il suo amore verso Luna, Fire Punch non potrebbe mai bruciare così intensamente senza un comburente. Il comburente agisce come agente ossidante nelle reazioni di combustione, provocando insieme ad altre sostanze infiammabili una reazione esotermica. Il comburente più comune è l'ossigeno, ovvero l'aria che si respira nel mondo di Fire Punch.
L'aria sa di sangue. L'estrema violenza, sia fisica che psicologica, è centrale in ogni interazione. Ed essendo così onnipresente, svolge varie funzioni, drammatiche, d'azione, ma anche diventando la linea comica del manga. La violenza nelle opere di Fujimoto è un mezzo di espressione come un altro. E a reagire con i combustibili di Fire Punch c'è una forte atmosfera religiosa. La religione in Fire Punch è una morale imposta paternalisticamente dall'alto, celata di dogmi e false divinità. La religione dà una forma alla cieca speranza e permette alla popolazione di andare avanti e a chi la controlla di farle fare ciò che vuole. La religione è un metodo per educare la popolazione. Così come ai bambini non si può dire tutto del mondo, così la religione semplifica la realtà e la rende più comprensibile alle persone considerate inferiori. L'essere umano è un essere sia biologico che culturale, e proprio come un mutamento drastico del DNA, anche un drastico cambiamento culturale farebbe smettere di essere umani. Questa è la convinzione alla base di Fire Punch, che guida Doma, un fedele che in nome di un dio brucia un villaggio di cannibali, così come eliminerebbe un villaggio infestato, perché le idee e la cultura si diffondono come germi e batteri, e se non sono benefiche, vanno eliminate. Gli errori dei personaggi vengono commessi per una cattiva educazione, a partire dallo stesso Agni, cresciuto in un villaggio in cui il cannibalismo e l'incesto erano accettabili, non perché razionalmente tali, ma perché dati per necessari. La religione, la superstizione e le costanti bugie celano una realtà più semplice e meno spettacolare. Ma il comburente più presente in Fire Punch, che fa bruciare ogni combustibile in maniera più forte, è quello dei film, centrali nella formazione Fujimoto. La struttura di Fire Punch è ispirata parzialmente a un film sudcoreano del 2008, The Chaser, una storia con un chiaro obiettivo, un inseguimento e una vendetta. Tuttavia, a mezz'ora dall'inizio del film, l'obiettivo viene raggiunto, in maniera deludente e senza una vera conclusione. Come The Chaser, Fire Punch è una storia del dopo, un epilogo dell'epilogo, una storia non finisce mai del tutto. E le aspettative in entrambe queste storie vengono stravolte. Viene aggiunto sempre un nuovo dettaglio e lo spettatore non ha più chiaro l'obiettivo stesso. Nessuna conclusione può risultare più soddisfacente, dato che la vera conclusione dell'opera era a portata di mano ed è stata mancata. A queste si aggiungono altre citazioni o ispirazioni più o meno superficiali o strutturali, ma ad essere ancora più pregnante è l'amore per la cultura pop. Come accennato prima, la cultura è un'essenziale parte costitutiva dell'umanità e all'interno dell'educazione rientrano anche le opere che consumiamo come pubblico, sia quello che si mangia e sia quello che si guarda e legge, non necessariamente perché i valori dei personaggi di fumetti diventano i nostri, ma perché si formano delle strutture mentali che ci portano a pensare al mondo in una certa maniera. E in questo senso anche i fumetti, come i film, oltre ad essere arte, sono educazione. Dal latino ex ducere, conducendo qualcosa al di fuori di noi. Fire Punch trasuda di cultura pop, ma la vera apoteosi si raggiunge quando Togata racconta ad Agni del paradiso. Il paradiso è un cinema, dove una volta entrato prendi i popcorn e ti vai a sedere al tuo posto. E lì guardi per l'eternità il film più bello di sempre. In questo consiste la gioia per l'essere umano, nell'essere fruitore di un'arte stupenda. E questo ideale traspira in tutto Fire Punch. Ed è così che combustibile, comburente e fonte di innesco danno vita alla reazione di combustione. E questo era tutto da Butti. Per concludere il video voglio citare Togata, che in una vignetta dopo una discussione con Agni dice: "Non posso parlare di me, perciò ti riassumerò un film".